Bentornati a tutti a questo nuovo video. Molto probabilmente se sei capitato qui è perché avevi già provato un drone, molto probabilmente DJI, e hai detto oggi voglio imparare a pilotare in FPV perché è molto più divertente e i video sono davvero spettacolari. Quindi hai iniziato a fare qualche ricerca su come iniziare in questo fantastico mondo. Oppure sei un pazzo furioso e ti sei buttato direttamente nel mondo dei droni FPV senza mai averne guidato uno. Qualsiasi dei due casi sia il tuo, il consiglio è sempre il solito: una radio, minimo 90 euro, non risparmiate mai sulla radio, e un buon simulatore. Con queste due cose inizierete a fare pratica e soprattutto risparmierete un sacco di soldi in futuro rompendo droni o altre cose molto più costose, molto più difficili da riparare. Il simulatore a livello psicologico e proprio a livello pratico è la cosa più utile in assoluto, e anche chi va già veramente forte qualche ora di simulatore se la fa tutti i giorni, come succede per altri sport come può essere le automobili. Stare sul simulatore allena e non costa niente. Qualsiasi condizione climatica, influenze, catastrofi naturali, qualsiasi cosa, noi siamo nella nostra cameretta e continuiamo ad allenarci, quindi è veramente utile. Se poi sei alla ricerca dello step successivo e di un po' di adrenalina in più, Beta FPV ha pensato a te con un piccolo kit entry level racchiuso in una fantastica borsetta molto piccola ma che può darti grandi soddisfazioni. Ma prima di entrare nello specifico, qualche avvertimento: per entrare nel mondo dell'FPV serve pazienza, quindi se non sei una persona paziente dimenticati questo sport, dimentica questo video. Altra cosa importante, questo video sarà abbastanza lungo, ma lascio tutti i capitoli come al solito sotto al video e ritorniamo al discorso della pazienza. Se sei all'inizio soprattutto, non avere fretta, segui con attenzione, impara, guardati tanti tutorial e se farai un buon lavoro quello che impari adesso ti servirà per sempre, quindi non è tempo assolutamente sprecato. Lui è il protagonista di questo video, mi sono preso circa un mesetto per provarlo in diverse condizioni e metterlo alla prova sul serio, e ora andiamo insieme ad unboxarlo e vi ricordo che costa 250 euro spedito direttamente a casa vostra in un paio di settimane. Se non siete ancora iscritti fatelo, perché poi ci saranno, ovviamente usciranno altri video e altre recensioni su questo e non solo, e vi porterò mano nella mano nel fantastico mondo dell'FPV e in tante altre fantastiche cose. Noi ci vediamo alla fine per conclusioni finali. Via! Ok ragazzi, ed eccoci qua a fare l'unboxing. Come vedete, scatola molto carina, lista di quello che troveremo: il drone, la radio, il manuale, la borsa, non sottovalutate la borsa per trasportare i droni, un caricatore di batterie, gli occhiali, delle eliche di riserva, di nuovo molto utili, e due batterie. Quindi già con due batterie, calcolando che nell'FPV non so quanti vengono da questo mondo e quanti invece dai droni tradizionali, le batterie durano molto poco, quindi più batterie si hanno più ovviamente giochiamo. Siamo intorno ai 5 minuti, che non è poco per un drone così piccolo, ve lo posso assicurare, quindi io un paio di batterie in più le comprerei di default. Ma bando alle ciance, andiamo ad aprire la nostra scatola e tolto il cartone ci troviamo davanti a questa borsa molto bella. Beta FPV marca tutto, logo ovunque, e fa dei packaging di qualità che attirano molto. Personalmente sto molto attento anche a questi dettagli, perché nei dettagli che si vede le ditte che fanno sul serio e le ditte invece che un po' ci provano e basta. Vi voglio già far vedere il cordino dei tieni occhiali firmato, anche questo, firmano davvero tutto dall'inizio alla fine. Istruzioni, mi raccomando, soprattutto è un kit per i principianti, andate assolutamente a vedere, oltre al mio tutorial ovviamente che vi spiegherò tutto passo per passo, andatevi a leggere sempre le istruzioni per studiare. Chi ha memoria visiva, chi invece ne ha proprio poca, ignorante, può rileggere più volte. Andate a leggere tutte le funzioni della radio, tutti i vari segreti che nasconde un drone, come salire, come scendere, come armare, come disarmare. L'FPV è un mondo complicato. Le cose che imparerete adesso, se questo è il vostro primo drone, ve le porterete dietro per sempre, perché poi le funzioni sono bene o male uguali per tutti. Si possono poi cambiare le posizioni dei tasti, ma le funzioni sono quelle. Ad esempio, a leggere quello che vi dicono i vostri occhiali, il voltaggio delle batterie e tutto il resto vi servirà
servirà per tutta la vostra carriera. Quindi leggete, leggete, leggete come caricare le batterie che non si rovinano e potrete usarle più a lungo, non impigritevi e leggetevi bene tutte le istruzioni. Ora iniziamo a vedere quello che ci danno nella confezione partendo dalla radio. Questa è una radio entry level low cost, però guardate che carina. Questo è un materiale gommosino molto piacevole da tenere in mano, copri stick molto carino anche questo e molto utile per non rompere niente. Adesso non sono ovviamente gli stick di una radio professionale, sono un po' legnosi, ma posso assicurare che per essere un controller entry level fa benissimo il suo lavoro. 4 switch, 2 posizioni, questo ne ha 3 e questo ne ha 2, quindi anche a switch non abbiamo bisogno di nient'altro. Cosa molto importante e utile è questo, ovvero il cavo USB per usare questo radiocomando anche per il simulatore. Quando chiedete a chiunque cosa posso fare per entrare nel mondo FPV, la prima risposta che vi daranno sempre è: comprati una radio e prova il simulatore. Con questo avrete sia la radio sia un dronino da, tra virgolette, gioco in casa per allenarvi anche se siete completamente alle prime armi, e soprattutto poi quando non avete tempo, piove, in casa non c'è abbastanza spazio e tutto il resto, potete usare anche il simulatore e allenarvi. L'allenamento al simulatore è quello che fa la differenza. I veri campioni passano le ore davanti al simulatore. Dopo quella radio molto bella, andiamo a vedere i visori, anche loro fatti molto bene, con diciamo tutte le rifiniture al punto giusto, con un'antenna sola. Poi abbiamo dei tasti per un menu rapido, una ricerca automatica e il tastino REC. Questo qua è il sogno di molti, perché dicono: posso finalmente registrare le mie riprese in FPV. Essendo un drone piccolo e analogico, non vi aspettate ovviamente le riprese che fate col DJI o con i droni digitali, perché sono tutto un altro mondo. I visori nell'FPV, soprattutto analogico, non servono a fare riprese, ma vi servono per vedere dove andate, quindi non sono droni per fare riprese queste, ma sono droni o per fare gare nel racing o per fare freestyle e divertirvi. In tutti e due i casi sarà una botta di adrenalina che, una volta assaggiata, vi posso assicurare sarà difficile tornare indietro. Poi, una volta che vi siete fatti le ossa con questo, nulla vi vieta di fare un bel upgrade, una bella O3, dei bei Google 2 e andare anche a fare i video e i filmati. Qui abbiamo ovviamente l'ingresso della nostra slot e ci registrerà tutto qui sulla nostra schedina tramite l'USB. Ingresso di ricarica USB-C, quindi anche questo molto all'avanguardia. Poi proviamo anche come calzerà. Ovviamente i visori sono cose molto personali in base alla forma del vostro occhio, però questa pelle intorno un po' bombata diciamo che promette bene. Poi abbiamo lui, ovvero la nostra star, un drone entry level, come vedete, con paraeliche. Plastica non mi sembra proprio di qualità, ma a queste velocità comunque anche delle plastiche un po' meno resistenti fanno il loro lavoro. Un tripala, motori anche questi 1102 18000. Non dobbiamo andare a spingere più di tanto, ma dobbiamo imparare a volare, quindi abbiamo comunque dei buoni prodotti. Come vedete, altra novità molto interessante per un drone entry level, ne avessimo avuto noi all'inizio della nostra carriera ne avremmo sicuramente schiantati molto meno. Abbiamo un sensore per la stabilizzazione in overing, ci aiuta a rimanere stabili quando ovviamente siamo all'inizio. Poi quello che facciamo sempre tutti è andare in acro e non usare più aiuti elettronici, diciamo. Però all'inizio non solo abbiamo una stabilizzazione dell'FC, che comunque per quanto fosse stabilizzata un po' si muoveva, con questo sensore rimarrà anche molto stabile nello spazio. Una chicca che sicuramente farà gola a molti principianti e vi renderà molto più sicuro iniziare a volare con questo, anche se è veramente la prima volta che prendete una radio in mano. Telecamerina direzionabile, come vedete, da 0 gradi
a non so quanto, lo andremo poi a capire nelle specifiche, ma anche questo molto utile per chi è all'inizio. Più è piatta, diciamo, verso l'orizzonte, meno veloce andremo, più piegheremo i gradi della telecamera verso l'alto e più veloci andremo, e ovviamente più veloci siamo, più il livello di difficoltà si alzerà. Ma beta non si ferma mai a solo, diciamo, i componenti base, poi ci danno un sacco di accessori. Mai avuto problemi sulla quantità, perché non si risparmiano, un po' di più sulla qualità, diciamo, soprattutto delle componenti elettroniche. Ovviamente l'affidabilità di questo drone poi ve la racconto alla fine, dopo averlo testato e ritestato sul campo. Classico e immancabile cacciavitino, anche questo che non sarà difficilissimo spalmare la punta. Questo unito a questo, diciamo che è il connettore classico per attaccare la vostra porta USB-C e USB al computer, attaccarlo qui al drone e andare a modificare con Betaflight le impostazioni. Vi ribadisco che è tutto già pronto, bindato per volare, quindi voi non dovete imparare ancora in questo momento a usare Betaflight, perché sarà già tutto pronto al volo e dopo vi faccio vedere. Abbiamo ben 2 batterie, queste sono batterie un po' più pesanti per il freestyle o per il cazzeggio. Ho anche ordinato 2 batterie che sono più leggere per il racing, che poi andrò a mostrarvi. Come vedete 3,8 volt, 1100 mAh, scarica 15C30C, non tantissimo, però diciamo che a noi non serve spingere in questo momento, ma serve imparare a volare e essere il più precisi e smooth possibile. La cosa più importante nell'FPV è essere precisi e costanti. Poi abbiamo questo fantastico caricatore doppio. Come vedete possiamo caricare 2 batterie alla volta, ovviamente queste batterie qua così non ci entrano. Abbiamo qui un bel connettorino che ci aiuterà nell'impresa e potremo caricare fino a 2 batterie contemporaneamente. Anche qui, come da tutte le altre parti, mi raccomando, non scendete troppo di voltaggio, poi lo andiamo a vedere. Caricate le batterie appena arriva e soprattutto quando finite non lasciatele mai cariche al massimo, perché queste batterie si rovinano a rimanere ferme col massimo della carica. Bisognerebbe metterle in quello che di solito si chiama storage. Poi abbiamo i immancabili QR code per tutti, vabbè, le pagine social di Beta FPV e anche poi magari il supporto. Ora vi faccio vedere cosa vuol dire avere un drone pronto all'uso. Noi andiamo a inserire la nostra batteria, molto semplice, basta spingere. Ora, come vedete, sta cercando la radio. A noi basterà accendere la radio. Ovviamente teniamo il gas a 0. Blu, qui come vedete ha smesso di lampeggiare. Questo è il nostro arm. Andiamo ad armare e come vedete il drone si è armato. Ora non è una prova di volo, ma è per farvi capire cosa vuol dire avere un drone pronto al volo. Questo bindaggio che voi avete visto in questo momento, classico bindaggio alla DJI, diciamo che basta accendere un tastino di qua e accendere un tastino di là, nell'FPV non è così scontato. Di solito fare il bind non è una cosa proprio così semplice per chi non mastica questo mondo da un po', ci si perde fra riceventi, sistemi di trasmissioni, programmi per il bind e chi più ne ha più ne metta. Ok, accendiamo anche i visori. Come vedete questo è il nostro drone e quello che vediamo grazie a lui. Per essere un digitale, un dronino piccolo, comunque già si vede a colori, già si vede abbastanza bene. Sono tutte cose che quando ho iniziato io magari le avessimo avute. Ok ragazzi, ora andiamo a parlare un po' nello specifico della radio. Guardate questo supportino gommoso per proteggere gli stick, quanto è bello. Impugnatura fatta veramente bene, tutto sagomato, satinato. Questa gommina qua mi fa impazzire, quindi molto bello. La cura del materiale e dei dettagli di Beta è incredibile. Logo, accensione, il tasto per ricaricarlo, questo è il jack audio. Poi qui abbiamo un tasto setup e bind che ci compare ovviamente poi negli occhiali del drone, molto comodo. Se no, per entrare nel setup basta fare così contemporaneamente su e a sinistra e vedrete che vi
parte lo schermo nel vostro visore con le impostazioni dei droni. Non è completo come sulle radio, quelle un po' più costose, però qualche funzione riusciamo a cambiarla anche da lì. Purtroppo non riusciamo a cambiare il canale. Come vedete all'interno, poi comunque è scritto anche tutto nelle istruzioni, ci sono ben 4 stick e ogni stick ha una funzione. Quello in basso a sinistra, ovviamente io adesso vedete a destra, ma questo è in basso a sinistra, serve per armare il drone. Lo stick più importante di tutti i droni FPV, perché noi siamo abituati magari a un drone che quando tocca terra ferma le eliche, i droni FPV non è così, continuano ad andare le eliche, quindi per salvare il drone, per salvare le vostre dita, per salvare le eliche, imparare arm e disarm le prime volte è la cosa più importante. Poi abbiamo un altro tasto con le varie modalità di volo, 3 come vedete stacchi, è il pulsante in alto a sinistra. Partiamo col normal, lento, con sensore, controllato tantissimo. Io lo sconsiglio perché non mi piace come il sensore sotto al drone funziona, quindi non ve lo consiglio, ma ovviamente se volete provarlo è quello più base e facile di tutti. Poi a metà abbiamo modalità sport, si disattiva il sensore, ma è comunque un volo che si dice ad esempio in angle, ovvero che mantiene la posizione del drone dritta, quindi anche questo è per facilitarvi a pilotare all'inizio e non buttarvi subito nella modalità acro. Qua si chiama manual, non so perché non usino acro né DJI né beta, forse c'ha dei diritti d'autore. Comunque modalità acro o manual non abbiamo nessun aiuto, quindi se io vado a destra il drone fa così e rimane così finché io non gli do un input contrario. Quindi mi raccomando, se vi siete esercitati con un simulatore un po', ne avete preso domestichezza, non vi spaventate, iniziate con calma in un prato magari con un po' di spazio e andate piano, dosate piano soprattutto il roll. Non è semplice, ve lo posso assicurare, ma non è la cosa più difficile del mondo dell'FPV, poi ne parleremo in video futuri. Dall'altra parte, in alto a destra abbiamo le velocità slow, medium e fast. Non è la caratteristica direi maggiore, perché comunque anche in slow va già a una certa velocità, però ovviamente quando arrivate a certi livelli, se volete divertirvi, se volete fare dei trick a una maggiore velocità e volete aiutarvi con la potenza o c'è magari del vento, siete fuori, c'è del vento, sicuramente questo contro il vento pone una certa resistenza, ci viene in aiuto, magari metti speed e aumenta la velocità e la potenza dei motori e riusciamo ad uscire da situazioni spiacevoli. Però comunque vi posso assicurare che anche in slow già va a una certa velocità. Quindi all'inizio ovviamente iniziamo con slow, poi possiamo passare a fast, anche perché poi se non siamo noi a dare del gas il drone va e fa quello che gli diciamo noi. Ultimo tastino, che è quello un po' più complicato da imparare e da capire, è sia turtle mode sia cambio di frequenza, perché ovviamente per comunicare la visuale del nostro drone con gli occhiali si va su delle frequenze. Sono varie frequenze, poi a volte sono libere, a volte sono occupate. Se siamo con altre persone, ovviamente se usiamo la stessa frequenza ci daremo fastidio, guarderemo tutti nello stesso drone, allora ci si differenzia con le frequenze. Questo tasto serve per cambiare la frequenza. Non ci si riesce con diciamo il menu quello normale dai visori, non si riescono a cambiare i canali. L'unico modo è schiacciare questo tasto e ci dà mi sembra 5 frequenze random che sceglie lui e possiamo solo andare avanti di uno facendo così, a meno che voi non siate precipitati con il drone storto. Questa si tiene sempre giù e allora in quel modo vi comparirà una scritta turtle, che è il famoso turtle mode, per raddrizzare il drone in automatico senza andare voi a prendere il drone, che è scomodo, ve lo posso assicurare, e non sempre si cade in zone dove il drone si può recuperare di persone, quindi il turtle vi salva in tanti modi. Quando compare la scritta turtle voi basta che facciate hop e facendo o pinch o roll e il drone farà zzz, e si metterà dritto, oppure farà zzz, e si metterà dritto. Saprà lui quale motori azionare per mettervi dritto il drone. Funzione molto comoda,
L'unica cosa, fate attenzione, perché se lo schiacciate mentre volate accidentalmente vi cambia la frequenza, non vedete più niente e addio volo. Precipitare è la cosa più facile che vi potrà capitare. È già bindato, quindi basterà accenderlo e il drone si binderà in automatico, quindi non toccate niente, non fate casino e andate a divertirvi. Ovviamente la conformazione del drone, questo è fatto per chi usa solo i pollici, perché come vedete si impugna bene e non ci dà fastidio. Per chi usa indice e pollice ovviamente un po' ci andremo a infastidire con queste levette, non sarà facilissimo raggiungere il punto massimo qua, dovremo fare un po' di fatica, anche se poi non è facilissimo raggiungere sempre i punti massimi, però con questa conformazione ovviamente la cosa più facile è usare solo i pollici. Se dovete scegliere con che cosa iniziare, se volete andare veramente forte, la reattività del solo pollice non la batte nessuno. La precisione, questa qua invece, per chi predilige la precisione, sia più precisi, ma poi a livelli estremi si sarà anche più lenti nei movimenti, perché al cervello arriva il doppio delle informazioni, ma il sistema operativo del nostro corpo rimane lo stesso, quindi saremo sempre un po' più lenti di chi usa solo il pollice. Ed eccoci arrivati a parlare dei nostri visori. Come al solito vi ricordo che anche loro sono visori entry level analogici, quindi non è un televisore full HD, ma qualche limite ce l'abbiamo. Ma questo è un drone che serve per imparare a pilotare FPV e negli spazi stretti, soprattutto con questi piccoli droni, divertirsi, non per fare riprese. Quindi abbiamo qua un DVR con una micro SD che si può inserire, ma le registrazioni ovviamente non sono come i droni canonici come DJI e tutto il resto, quindi sapevatelo. Lateralmente abbiamo un'antenna per arrivare a circa 200 metri di segnale, quindi ovviamente anche con questo drone non potete fare long range. Poi come al solito lo sapete che ci sono un sacco di fattori che influenzano la distanza di ricezione. Ovviamente la cosa consigliata è tenerla sempre dritta e guardare verso il nostro drone. Qui troviamo una porta USB-C con il LED di ricarica, qui il pulsante accensione e spegnimento, e non fatevi fregare da questo LED perché non è quello di accensione e spegnimento, quindi è acceso ma non fa nessun LED, perché questo è il LED del REC. Quando inizia a fare REC inizia a lampeggiare rosso, un po' inganna all'inizio, però come al solito si vede che dentro c'erano delle cose che non potevano mettere in altri posti e lo hanno messo qua, quindi questo è il REC e non il power. Per vedere se è acceso banalmente si guarda dentro e si capisce che il visore è acceso. Come vi ho anticipato abbiamo il tasto rosso che è il canonico REC, poi abbiamo la freccetta, è il selettore di channel, poi quella fantastica S è per la ricerca automatica, bisogna tenerla premuta per 3 secondi, e poi il band che è l'ultimo tasto, l'ultima freccetta, perché le frequenze si dividono in bande e poi canali, quindi ci sono 8 bande e le lettere dei canali. Poi col tempo imparerete anche questi e in base a dove ci troviamo e con chi ci troviamo ci sono frequenze e bande più pulite e più sporche. Noi ovviamente cercheremo di andare a cercare quelle libere e più utili alla nostra causa. Il massimo della micro SD è 64 giga e dovete formattarlo in modalità FAT32. Per guardare quello che abbiamo registrato basta tenere premuto, ovviamente la micro SD deve essere inserita, dobbiamo tenere premuto per 3 secondi il tasto REC, come vedete ha fatto e qui dentro ci compare il nostro DVR, cioè quello che abbiamo già registrato sulla micro SD. I tasti cambiano funzione e diciamo che il REC diventa entrare nel menu, la freccetta in giù diventa play, l'S diventa lo start o la pausa o conferma, e invece la freccetta in avanti per passare al nuovo video. Quindi possiamo anche rivedere nei nostri occhiali i filmati che abbiamo già fatto, se ci sono riprese che ci interessano oppure no, oppure dobbiamo ritrovare il drone e non ci ricordiamo dove siamo finiti, che anche quello è molto utile, oppure dobbiamo vedere qualche replay
di qualche azione carina che abbiamo fatto. Vi ricordo che sullo schermo comparirà anche il tempo di volo, ovviamente la tensione della batteria per capire quanto è carico ancora il nostro visore e se c'è bisogno di ricaricarlo, e poi in che modalità siamo e che velocità, e poi in mezzo ARM se siamo armati o disarm se siamo disarmati. Quindi anche durante il nostro volo abbiamo queste informazioni sempre presenti e a nostra disposizione. Ok ragazzi, finalmente siamo alla prova del 9 e testiamo un po' di racing col nostro Aquila 16. Ovviamente lo facciamo dove? Ma al Monkey Garage, e non solo lo proverò io, lo testerò io che non sono nessuno, ma lo farò provare a un pilota professionista e lo tireremo al massimo. Primo consiglio che vi sentirei di dare è il laser sotto. Se non siete veramente principianti toglietelo, perché veramente rallenta di un sacco i controlli, anche in modalità slow è veramente lento, e dal mio punto di vista, che comunque vabbè piloto droni già da qualche anno, invece che facilitarci ci rallenta completamente i movimenti tra quello che comandiamo negli stick e la reazione diciamo del drone, quindi non lo trovo un aiuto. Quindi magari già velocità media e disabilitiamo il laser e voliamo così, ovviamente sempre in sicurezza, in spazi abbastanza aperti, ma anche in casa è talmente piccolo. Una volta imparato com'è il disarm non succederà assolutamente niente. Prima batteria da 1100 e poi andiamo anche a diminuire la batteria, quella che dicono per il racing. Ok ragazzi, per accendere il drone basta inserire la batteria, come vedete non è proprio morbidissimo, e poi accendiamo la radio. Si tiene premuto, LED rosso, qua lampeggia giallo, tiriamo giù il gas blu. Vedete, blu vuol dire che siamo connessi, e per saperlo basta fare ARM. Come vedete il drone è armato. Occhiali, stessa identica cosa, li accendiamo lateralmente. Adesso come vedete non trova il nostro drone. Per trovare la frequenza giusta dove è il nostro drone basta schiacciare, tenere premuto S, e inizierà a cercare il drone. Ed ecco qua il nostro drone collegato e siamo pronti a gareggiare. Il DVR non è dei migliori, ma poi vi faccio vedere anche un po' di altre cose. Non è un drone per fare le riprese, è un drone per fare racing e imparare a usare un drone FPV. Ok ragazzi, abbiamo iniziato a registrare, abbiamo uno stabilizzato e poi abbiamo normal, sport o M che è il manual. Ovviamente normal, iniziamo con questo, e poi le velocità soprattutto. Abbiamo fast, mid e slow. Iniziamo con un mid. Armiamo e ci alziamo. Ok. Ok, come vedete modalità mid, adesso proverò ad andare al massimo. Ok, molto dritto, molto stabilizzato, però salendo al massimo, guardate un po' quanto ci mette a salire. È molto molto lento per molto principianti. Ok, possiamo stare negli interni, come vedete possiamo volare anche all'interno perché è molto stabilizzato, però quando soprattutto do gas per salire è molto lento ragazzi. Molto lento. Ok, appena sente il pavimento, boom, sbatte per terra. Ok ragazzi, adesso facciamo ARM,
siamo in modalità sport, molto meglio che in modalità quella di prima, faccio abbastanza schifo. Ok, diciamo che già così è più accettabile secondo me, però comunque non è ancora in modalità acro, quindi abbiamo un volo stabilizzato, diciamo, come se fosse un angle, però è sicuramente più divertente. Ok, adesso cambio batteria e andiamo a provare un po', anzi prima proviamo velocità folle, fast, già così è abbastanza veloce, va col fast. Dai, diciamo che non è male, molto veloce. Devo essere sincero, è molto bello anche come PID, non sono assolutamente male. Per essere un drone entry level non mi dispiace. Poi quando la batteria è scarica, come vedete, gli dà low voltage. Adesso atterriamo. Ok ragazzi, i LED quando la batteria è scarica diventano rossi e non si arma più. Adesso proviamo la modalità acro con la batteria ancora pesante. Comunque la velocità è veramente buona, i PID sono ben equilibrati e quindi ci si può divertire. Io sconsiglio assolutamente la modalità normal e slow, minimo sport, perché veramente è difficile da controllare quando si dà gas. È veramente lenta la reattività, quindi non è una cosa secondo me che può aiutare, anzi viceversa. Quindi inizierei con uno sport, almeno proprio se non siete in casa, solo la partenza, gas al massimo e non si alza, si abbassa, quindi consiglio di partire almeno con uno sport. Tacchetta a metà e poi vabbè la velocità invece potete metterla anche lenta che è indifferente. Adesso partiamo in modalità sport e poi andiamo in modalità acro. Via! Ok ragazzi, eccoci qua, modalità sport, velocità media, abbiamo molte interferenze in F1 a sto giro, comunque non siamo da soli a correre quindi un po' è anche normale. Comunque lo vedete, i gate si prendono bene. Poi se sei un pro disarmi e lo prendi al volo. Ok ragazzi, adesso andiamo a fare un tentativo in modalità acro. Che qua si chiama manual mode. Che Dai, non è male. Oh. Ok, poi in caso di incidente disarm, turtle mode, armiamo e gas. Questo è il turtle mode. Poi armiamo di nuovo. Oh. Ok ragazzi, come vedete la velocità mid molto veloce.
Andiamo un po' fast. Ma guarda come tira, oh. Non in questo senso. Non in questo senso. Dai, in questo, guarda come tira. Quando arriviamo qua, il paletto a sinistra, giriamo intorno e attraversiamo. Adesso, quando esci di lì, all'ultimo piede, non vai, vieni fuori. Molto molto divertente, ragazzi. Sono molto felice del mio acquisto. Adesso Turtle Arm. Togliamo il Turtle, disarmiamo, giù gas, riarmiamo e si riparte. Ok, diciamo che come in recupero un po' pesantuccio, però c'è anche la batteria abbastanza scarica. Adesso mettiamo la batteria più leggera e lo facciamo provare a un pilota FPV. Ok, mettiamolo in modalità sport e facciamolo atterrare. Oh yeah! Ok ragazzi, per il momento mi sto divertendo davvero tanto, ho già anche preso qualche colpetto perché siamo in tanti e ho delle interferenze. Non so quanto verranno bene le riprese dal drone, ma vi posso assicurare che è molto veloce, abbastanza reattivo, i PID sono fatti molto bene, quindi si vola tranquillamente, molto sincero nella reazione, fa quello che gli diciamo di fare e soprattutto adesso lo facciamo provare a un pilota racing nei primi 5 in Italia, quindi non uno che scherza, e sentiremo anche le sue impressioni. Andiamo a mettere la batteria un po' più piccola che lo alleggerisce perché il peso è fondamentale nel racing e poi andiamo a correre. Ok, qui passiamo dal 1100 come vedete alla batteria 6,50 e altra curiosità per vedere quanto è carica o scarica la nostra batteria, attacchiamo al pin di destra e ci dice il voltaggio 3,72. Quindi adesso andiamo a vedere se abbiamo la lipo tra virgolette racing carica 4,32, sì, quindi non ci resta che inserirla nel drone, solito modo, e poi andare a cercare il nostro amico Luca. Pronti? Allora ragazzi, adesso lo facciamo provare a Luca come avevo promesso e ci dirà le sue impressioni. Via! Vado? Vai! Beh, benissimo, strano. C'è tanto roll. Non sono abituato io così. Sto cercando di fare il tracciato, ma allora c'è innanzitutto probabilmente bisognerebbe abbassare il roll perché è quasi solo, cioè il roll è veramente a un livello astruso, è quasi tutto io praticamente. Ti dico, comunque vola pulito, quindi è una buona cosa.
Molto, molto reattivo. Sicuramente per essere uno di questi da fare tipo Quindi questo è il massimo che gli possiamo chiedere. cacchio. No, non è questione di massimo, è questione che bisognerebbe regolarsi un attimo con i rate. Vabbè, quello... Ma tu tieni conto che questo è un drone per uno che non sa volare in FPV, che vuole accimentarsi per la prima volta col molettato, diciamo. Sì, no, allora diciamo così, comunque tutto sommato Cioè, a me come reazione mi l'importante sembra come reazione è sincero. buona, l'importante è che non ci molli il gas qua perché sennò scende tanto velocemente. Però per incominciare anche a fare un po' di acro questo andrebbe bene. Essendo tutto io non sono praticamente per fare quando fai gare o roba del genere è quasi tutto roll, perché avendo la cam tanto più inclinata. Ok, adesso lo sto facendo provare a un freestyler professionista e sentiamo anche le sue opinioni nel freestyle, come si la cava questo Aquila 16. Bellissimo. Uff. I power lupini sono da gestire, Ovviamente lui è abituato ad altre potenze e non è facilissimo giostrarsi, soprattutto con la forza di gravità. Però anche nel freestyle ci si può divertire, ecco. Si vede che un po' soffre, poverino, il ritorno di gas. Te lo dice lui, low power. Ti scrive low power di solito. Lavori qua col gas, quasi su in cima lavori. Ah, beh, sì. Figo però. Praticamente lavori a questa altezza qua. Ok, quindi bisogna tenere sempre il gas È abbastanza full, sì. Adesso avevamo anche la batteria quella più pesante. Adesso magari mettiamo la batteria quella un po' più piccolina, un po' più leggera e vediamo se... Allora, abbiamo messo la batteria più piccola. Va molto meglio. Va molto meglio. A metà corsa. È più leggero, ma parliamo penso di tipo 4 grammi, però queste dimensioni conta tutto. Poi diciamo che la seconda lipo, quindi già ci ho preso un po' la mano. Sì, va molto meglio. Ragazzi, i droni entry level servono anche a quello, dobbiamo testare anche l'affidabilità, la resistenza e di botte ne ha già preso un po' di lei, Lo senti che rumore da... lo fa da quando è andato a te, non lo faceva prima. Poi... Per questo le compriamo a chili, hanno 7 metri d'altezza, 7 metri, 8 metri d'altezza, comprare un buco così, Allora, quando praticamente sali un po' di quota e scendi... andata di luce, non so lasciare il cibo. Toccando anche io. Ok, come vedete anche con delle persone ci si può divertire perché è talmente leggero, eliche coperte. È divertente per voi, non so per quelli vicino a voi, ma sicuramente... Divertente quello, come si chiama? Aquila?
Aquila 16. Bello, bello. Recensione positiva allora. Ok ragazzi, eccoci alle conclusioni finali. Che dire, mi ha sorpreso positivamente, soprattutto per una cosa che è sempre stato il tallone d'Achille di Beta FPV, per quanto io abbia testato e provato un sacco di altri droni e comunque stimi e apprezzi questa ditta perché è veramente innovativa e fa uscire un sacco di modelli nuovi ogni anno, un po' stile DJI in miniatura, ma il problema di Beta è sempre stato l'affidabilità, perché molto spesso si brucia FC, motori, poi sono droni che l'FPV si sa, soprattutto nel mondo del racing, prendono colpi, quindi la resistenza è una caratteristica fondamentale. Vi posso assicurare che questo piccoletto, facendolo provare anche ad amici come Mauri, che saluto, ha preso davvero dei colpi non indifferenti, è caduto da altezze anche 10 metri, e non sempre sul prato, ma anche a volte si è infilato in buchi, in fossi, in qualsiasi cosa, e a parte una scheggiatura, un po' di qualche elica, quindi comprate magari, ce n'è già un kit di riserva nella borsina, o magari compratene insieme così non pagate la spedizione al kit iniziale delle eliche di riserva, che servono sempre, ma è davvero indistruttibile, funziona ancora, non mi ha dato mai nessun tentennamento o segnale di cedimento, continuo a divertirmi e a giocare, quindi sicuramente a livello di resistenza è un buon prodotto. Adesso troviamo un fattore negativo, la trasmissione video. Non so perché i canali ogni tanto, quando vado a sbattere, cambia canale senza che nessuno glielo dica, mi cambia frequenza, e se si è da soli va bene, ma se si è con altre persone è un po' fastidioso, perché poi per ritrovare il canale del drone bisogna andare a rompere le palle a tutti dicendo aspettate che cerco il mio canale, e si manda interferenza a tutti gli altri per cercare il nostro drone. Non è una cosa proprio piacevole, però se volate da soli è un problema secondario. Altra cosa che mi è piaciuta meno è questo sensore di prossimità, che dovrebbe aiutare i principianti. Io invece l'ho trovato un po' controproducente, perché rallentano molto i movimenti del drone e non li rende, diciamo tra virgolette, prevedibili. Dai tanto gas, non parte come dovrebbe partire, anzi fa un saltello verso il basso e poi riprende, si muove un po' come vuole lui, e secondo me uno all'inizio si impanica e non lo aiuta. Invece è un po' controproducente, ma si può disattivare dalla radio, oppure mettendolo in modalità sport e non lasciandolo in modalità normal, che è quello che consiglio io anche a chi è all'inizio, e il problema lo risolviamo. Altra cosa che avrei gradito è che direttamente dalla radio, come si fa nei droni con Betaflight, magari si potesse selezionare il canale del drone. Invece con questo si può solo selezionare tramite radio, se ne ha 5 se non ricordo male già impostati, e possiamo usare solo quelli. Anche questa è una cosa un po' fastidiosa quando si vuole insieme ad altri, perché non si ha la possibilità velocemente di scegliere un canale che non dia fastidio agli altri, ma bisogna sempre giostrarsi e magheggiare, far perdere un po' di tempo a tutti e dire io sono su questo canale e trovatene voi un altro. Cosa che mi ha sorpreso è la velocità e la spinta a forza massima, soprattutto con la batteria quella leggera. Sono 3 grammi di differenza, che non sembrano tantissimi, ma calcolando il peso totale di questo drone mi ha veramente stupito. Questo drone in modalità acro, ovvero per loro manual, e velocità massima, è veramente veloce. L'agilità, ovviamente, essendo un drone entry level, un po' ne risente, ma vi posso assicurare che anche un esperto, ovviamente non ai livelli del mondiale, però comunque anche un esperto ci si può divertire, quindi non è solo un drone per principianti, ma è un bel kit per tutti. Ovviamente le riprese non sono come quelle a cui siete abituati voi, perché è un drone analogico FPV, quindi non è fatto per fare le riprese, non è fatto per fare il cinematic, e non è fatto, perché è troppo piccolo, per attaccarci sopra una telecamera, perché ne risentirebbe troppo e non credo neanche si riesca ad alzare, gli manca la potenza. Quindi è solo per imparare ad usare il drone dell'FPV. Ha una buona durata, parliamo di circa 5 minuti, di solito nel mondo FPV dura 3 e mezzo, è già tanto, quindi comunque per allenarvi è una gran cosa. Come è piddato, io mi sono trovato bene da subito, c'ha sì forse un po' di roll eccessivo, però vi posso assicurare che all'inizio è difficile cogliere certe piccolezze che poi magari uno più esperto se ne può accorgere, però comunque non è troppo aggressivo per chi è all'inizio, quindi è sicuramente piddato nel modo giusto. Ok ragazzi, come al solito io i droni li compro, non me li faccio mandare, quindi sono il più oggettivo possibile, però se li acquistate dal link che vi lascio qui sotto, ovviamente contribuirete anche voi ai prossimi video e al futuro di questo canale. A voi non costa niente e a me può fare
un po' la differenza. Sono curioso anche di sapere cosa ne pensate voi dei modelli entry level come questo e soprattutto, se lo avete già provato, le vostre sensazioni, perché ovviamente ogni parere è importante e vi esorto a scrivermelo qui sotto nei commenti. Per tutti gli altri mettete un bel like, iscrivetevi al canale perché come al solito i contenuti, ho almeno 40 video ancora da far uscire, sono in ritardo come al solito, ma non smetterò. Ho solo rallentato un pochino il ritmo, ma come sapete qui dentro le idee volano altissimo. Cieli sereni a tutti, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.